Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Voglio solo introdurre, visto che magari per Vincenzo, per Tarzan è la prima volta che fa Qigong, faccio una piccola veloce introduzione su che cos'è il Qigong. Allora, partiamo dalla parola Qigong, scritto QI, è inteso come l'energia vitale, la forza vitale, quella presente nell'area, presente in ogni singola ogni singolo atomo dell'universo, in ogni singola cellula, in ogni singola parte della materia, in tutto l'universo. Questa è una forza vitale che noi assorbiamo dall'esterno, facciamo fluire all'interno e la usiamo anche all'esterno. Mentre Gong è tradotto in abilità, capacità, quindi insieme è l'abilità nell'usare, nel gestire questa energia. Non c'è moltissimo da sapere sul Qigong prima di praticarlo, la cosa più importante è proprio la pratica stessa. È composto da 3 pilastri fondamentali. Ovviamente il movimento fisico che allinea il corpo e permette all'energia di fluire e quindi aumentare la nostra energia grazie alla fluidità in tutto il corpo e anche per usarla al meglio. Poi c'è la respirazione, che è il maggior responsabile dell'assorbimento di questa energia dall'esterno. Ecco perché do molta importanza alla respirazione, anche abbiamo fatto anche serate in Accademia di Luce, perché più respiriamo correttamente, completamente, più assorbiamo questa energia dall'esterno nell'aria, il cosiddetto prana dorato, e più abbiamo energia all'interno per fare le cose del quotidiano, ma anche per avere più lucidità mentale. Ultimo è l'intenzione o anche presenza mentale, concentrazione, ovvero rispetto a qualsiasi altra allenamento, la nostra mente deve essere sempre concentrata in quello che stiamo facendo in quel momento, in cosa succede in quel momento, soprattutto all'interno del corpo, ovvero se sto facendo un movimento, la mia attenzione è sul movimento e su quale muscolo è in tensione, se ci sono muscoli in tensione quando non dovrebbero esserci o se non ci sono muscoli in tensione quando dovrebbero esserlo. Quindi parecchia attenzione, parecchia centratura, questo vi verrà richiamato da me durante tutta la pratica. Quindi porta un po' oltre all'aumento dell'energia, alla fluidità dell'energia all'interno del corpo, anche a una maggior presenza mentale, a una maggior centratura, rilassamento della mente e quindi una vera e propria pratica di risveglio della coscienza, della consapevolezza. Detto ciò, possiamo iniziare subito con le pratiche. Come al solito c'è una parte di respirazione, una parte di stretching e una parte di movimenti. Partiamo subito. Ok, si parte con i piedi uniti, schiena dritta, le mani si aprono, vanno su, si incontrano in preghiera e scendono davanti al petto. È un inchino. Torno su, questo è il saluto iniziale. Da qua apro semplicemente le mani alzando i gomiti, faccio una bella inspirazione, espiro, scendo con le mani lungo il chakra fino all'ultimo chakra. Da qua, quando arrivo a questo punto, ruoto le mani, porto i palmi verso l'alto e inspiro profondamente, arrivo all'altezza del mento, ruoto i palmi, li riporto verso il basso ed espiro. Quando espiro cerco di espellere tutta l'aria che ho nel corpo, facendo uno sforzo anche portando lo stomaco verso l'interno. Espiro, ruoto le mani, rimango un attimo vuoto, palmi verso l'alto e inspiro, riempio prima la pancia e poi i polmoni, quindi svuoto, inspiro, ruoto i palmi, espiro, svuoto completamente, lo facciamo un'altra volta, ruoto, inspiro, espiro. Da qua porto tutto il mio peso su una gamba, su un piede,
quando sento tutto il peso che è su una gamba, l'altro piede inizia a essere libero, apro e allargo le gambe giusto quanto al mio bacino, al mio busto. La posizione dei piedi è perennemente dritta, che puntano dritti, quindi non aperti, dritti, allineati con i talloni. Le ginocchia sono leggermente piegate, leggermente flesse, non tese, ma leggermente flesse, la schiena dritta, le spalle ben aperte. Da qua ripetiamo come prima, inspiro, parto dal basso, dal primo chakra, vado su, riempio per bene, poi svuoto, scendo con i palmi verso il basso, lo ripeto altre 2 volte, cerco di fare un movimento continuo. E da qua inspiro, quando inspiro stendo le gambe, allungo la schiena, posso sollevare anche leggermente i talloni, mi allungo, porto in tensione il corpo e poi espiro, rilasso, riappoggio i talloni, rilasso la schiena, piego leggermente le gambe e ancora un'altra volta inspiro, coinvolgo il corpo, distendo per bene il corpo, espiro, vado giù. Sposto un po' perché qua c'è il muro. Da qua porto le mani ai lati con i palmi verso i lati, inspiro, vado su e le mani con le dita che si incontrano, i palmi verso il basso, il mio sguardo è rivolto alle mani, espiro, scendo lungo tutto il corpo, svuoto per bene, mi raccomando anche lo stomaco, torno alla posizione di prima e di nuovo inspiro, palmi verso il basso, le braccia non sono totalmente dritte ma leggermente piegate, questa posizione, espiro. E ancora un paio di volte, inspiro. E ancora, inspiro. Lascio andare un attimo il respiro. Notate come adesso inconsapevolmente è già più profondo, più completo. Da qua porto le mani sulle cosce davanti, ancora inspiro, mentre inspiro porto le mani su verso davanti, su, questa è tutta un'ispirazione, inspiro, 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 arrivo in questa posizione, porto i palmi verso i lati, espiro, scendo lateralmente. Con il movimento continuo porto lentamente di nuovo le mani alle cosce e ricomincio, inspiro, palmi ai lati, espiro, mi faccio più dietro altrimenti non si vedono le mani. Ok, ancora inspiro, palmi ai lati, espiro, lo facciamo ancora, inspiro, mani ai lati, espiro, scendo. Perfetto. Adesso facciamo un percorso di respirazione con dei movimenti, ve lo spiego subito. Partiamo con sempre la solita posizione, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate. Da qui in giù rimango sempre in questa posizione, ginocchia piegate, piedi dritti. Da qua inspiro, le mani partono dai fianchi, appoggiati alle cosce, inspiro, alzo le braccia, poi porto le braccia in avanti con i palmi che poi puntano davanti, con le dita diciamo che si incontrano una di fronte all'altra, i palmi sono verso l'esterno, le braccia sono leggermente piegate, non sono totalmente dritte ma sono leggermente piegate, quindi ripeto, inspiro, ok, mani all'altezza del petto, mi raccomando schiena dritta, ginocchia leggermente piegate, quindi questa è un'ispirazione, inspiro, trattengo un attimo e poi
ruoto le braccia, ruoto le mani, ruoto, fino a portare i mignoli uno di fronte all'altro che puntano verso l'alto. Da qua non posso più ruotare. Qua ho finito di espirare, rimango vuoto per un attimo e poi inspiro, ritiro le mani e le porto qua, a fianco al petto, con i palmi verso l'alto. Qua trattengo l'aria, nel frattempo che trattengo ruoto le mie mani attorno al petto e porto poi i palmi alla fine verso davanti. Qua ancora trattenuto l'aria, espiro e spingo in avanti. Rimango un attimo e rilasso. Quindi lo ripetiamo. Inspiro, espiro, ruoto, mignoli verso l'alto, inspiro, ritiro le mani al petto, trattengo, ruoto, palmi davanti, espiro, spingo, push, ok? Mi raccomando, nel frattempo controllate sempre che la schiena sia dritta, le ginocchia leggermente piegate, l'attenzione a cosa succede nel corpo è fondamentale, rilasso e ripetiamo. Trattengo, espiro, spingo. Da qua, prossimo movimento, ruoto di nuovo le mani, qua rimango senza aria, no? Espiro, rimango vuoto, ruoto, mentre sono vuoto, come prima, mignoli che puntano verso l'alto, e poi inspiro, ritiro le mani, stavolta faccio un incrocio con le braccia e porto i palmi verso i lati. Quindi da qua, finito di espirare, rimango vuoto, mignoli verso l'alto, inspiro, ritiro, a metà incrocio le mani, alzo i gomiti, mani ai lati e poi infine espiro e spingo verso l'esterno, verso i lati. Ok, rilasso e lo ripetiamo da capo. Inspiro, espiro, inspiro, trattengo, espiro, rimango vuoto, ruoto le mani, mignoli verso l'alto, inspiro, incrocio, alzo i gomiti, porto i palmi ai lati, espiro, spingo i lati. Da qua rimango vuoto come prima, ruoto le mani, porto i mignoli verso l'alto come prima, poi inspiro, ritiro le mani al corpo e porto i palmi verso l'alto e infine espiro e spingo in alto e rilasso. Lo ripetiamo da capo. Inspiro, mani davanti, dita che si incontrano, palmi all'esterno, espiro, ruoto, mignoli verso l'alto, inspiro, ritiro le mani e le porto al petto, trattengo, ruoto le mani intorno al petto e porto i palmi verso davanti, espiro, stendo e spingo in avanti. Schiena dritta, ginocchia leggermente piegate, controllate che il vostro corpo esegua i movimenti correttamente. Da qua rimango vuoto, ruoto le mani, ruoto, mignoli verso l'alto, inspiro, incrocio le mani, palmi ai lati, espiro e spingo i lati. Da qua rimango vuoto, ruoto, fino a portare i mignoli verso l'alto, inspiro,
ritiro le mani, quando arrivano alle spalle, ruoto, alzo i gomiti, porto i palmi verso l'alto, espiro, spingo su. Non stendo completamente le mani, non così, ma lascio sempre una leggera piegatura, palmi verso l'alto, dita che si incontrano. Da qua, come sempre, ruoto le mani, ruoto, porto i palmi verso il basso, inspiro, scendo fino all'altezza delle spalle, espiro e vado giù. Come vedete abbiamo completato il percorso. Volendo, quando arriviamo giù, con un movimento continuo ripartiamo. Arrivo giù, ruoto i palmi, li riporto dritti e inspiro, espiro, inspiro, porto le mani al petto, trattengo, ruoto intorno al petto, espiro, spingo in avanti. Rimango vuoto, ruoto, mignoli verso l'alto, inspiro, incrocio le mani, alzo i gomiti, porto i palmi ai lati, espiro, spingo verso i lati. Rimango vuoto, ruoto le mani, come prima, porto i mignoli verso l'alto, inspiro, ritiro le mani e porto i palmi verso l'alto, espiro, spingo verso su. Da qua ruoto, rimango vuoto, ruoto, porto i palmi verso il basso, inspiro, arrivo fino alle spalle, espiro, completo. E lo ripetiamo, stavolta senza guida. Lo ripetiamo. Se volete potete fermare il video e ripetere ancora un po' di volte questo movimento finché lo sapete a memoria, o potete tornare indietro e rivedere la spiegazione. Siamo a 20 minuti, passiamo a un po' di stretching delle articolazioni. Allora, iniziamo innanzitutto a saltellare, a fare dei piccoli saltelli sciolti, tranquilli. Possiamo sia saltare con le gambe alternate, sia saltare con entrambe le gambe insieme. Diciamo, farlo insieme porta più, fatica ai polpacci e alle gambe. Se sentite stanchi potete riposare saltellando alternatamente. Ok, facciamo riscaldare il corpo.
Nel frattempo continuiamo a respirare profondamente come abbiamo fatto finora. Sciogliamo per bene il corpo. Ancora un minutino. Scaldiamo per bene il corpo. Voi inverno fa freddo, è mattina, dobbiamo riscaldare, far salire un po' di calore, svegliare il sangue, far fluire l'energia che già è un po' stata attivata grazie alla respirazione. Ok, mi fermo e voi rimanete in piedi, facciamo un piccolo esercizio di stretching partendo dalle mani. Da qua apro per bene le mani tese e chiudo un dito alla volta. Apro un dito alla volta, chiudo, appugno, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Riprendiamo a saltellare. Sciogliamo un po' le mani. Sciogliamo un po' le dita. E mentre saltelliamo facciamo apri e chiudi con le mani tutte insieme. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, chiudo, continuo, apro, chiudo. Continua a respirare profondamente, massima attenzione a cosa succede nel corpo, presenza, centratura. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sciolgo le mani, saltello ancora un po'. Le mani, sciolgo. Ok, mi fermo, passiamo ai polsi. Incrocio le mani in questo modo, rimango sempre in piedi e mi avvicino per farvi vedere meglio. Incrocio le mani e da qua facciamo una rotazione dei polsi in questo modo. Le braccia non si muovono in questo modo, ma semplicemente accompagnano. Un braccio si alza per far piegare un polso, l'altro fa lo stesso. Avanti, lato, dietro, avanti, lato, dietro. Ok, ruoto un po'. Continua a respirare. Presenza. Sento tutto il movimento dei polsi. Ok, mi fermo al centro e riparto dall'altro verso. Ok, ritorno a saltellare e sciolgo un po' i polsi in questo modo, non troppo forte, altrimenti vi fate male, potete perdere man mano sbattendolo troppo forte. Ok, da qua mi fermo, chiudo le mani a pugno e ancora con i polsi faccio delle rotazioni in questo modo. Io rimango sempre in piedi, con i piedi che puntano dritto, le ginocchia leggermente piegate, schiena dritta. Ogni tanto portate l'attenzione, ricordatevi se il nostro corpo è nella posizione giusta, perché più perdiamo la concentrazione, la portiamo altrove,
nostra schiena potrebbe un po' piegarsi, le nostre gambe potrebbero distendersi e andare con il culo in avanti, un po' indietro, insomma. Portare la concentrazione ci porta anche ad avere più controllo del corpo, dei muscoli in tensione. Potremmo accorgerci durante le nostre giornate, nel frattempo cambio il verso, potremmo accorgerci durante il giorno che abbiamo inspiegabilmente dei muscoli in tensione quando non dovrebbero essere, tipo le spalle alzate o ne so, i denti stretti o comunque dei muscoli che non hanno senso di essere in tensione, quindi se impariamo, se sviluppiamo questa nostra osservazione, possiamo rilassare. Ma questo allevia anche tutto lo stress. Ok, mi fermo, rilasso, faccio un bel respiro di riequilibrio e passiamo ai gomiti. Apro le mani a 90 gradi con il busto, le braccia, scusate, da qua scendo dal gomito in poi, da qua in poi scendo, ruoto, passo parallelo alle spalle e riapro. Né troppo veloce né troppo piano, sento il movimento completo, nel frattempo controllo che la mia schiena sia dritta, le ginocchia piegate, i piedi dritti, testa dritta, punta in avanti o verso lo schermo. La respirazione profonda e completa. Quando arrivo ad aprire do una piccola botta per aprire i gomiti, pam, 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 pam. Da qua vado di continuo, senza fermarmi. Continuo, continuo. Respiro profondamente, controllo il mio corpo. Ok, mi fermo e cambio il verso l'interno. Mi raccomando a non muovere il braccio, ma solo dal gomito in poi. Da qua a qua rimango fermo. E vado di continuo, non troppo veloce né troppo lento. Posizione corretta del corpo. Ruoto ancora. Sento tutte le ossa delle braccia che si aprono, che scricchiolano. Ok, lentamente scendo, rilasso e riprendo a saltellare. Ok, sciolgo un po' le braccia, sciolgo i gomiti che abbiamo appena aperto, sollecitato, li facciamo rilassare, li facciamo sciogliere, vado su e giù con le braccia, corro sul posto senza fare grossi salti, leggeri, tranquilli, happy jumps, happy jumps. Ok, passiamo alle spalle. Ok, solita posizione corretta di Qigong, ginocchia leggermente piegate, piedi dritti, schiena dritta. Da qua scendo con le spalle, le porto in avanti, poi salgo su. Quando salgo su con le spalle posso alzare un po' i talloni, stendere le gambe, allungare la schiena e poi vado dietro, inizio a scendere ripoggiando i talloni, ripiegando le ginocchia, rilassando la schiena e di nuovo avanti, su, stendo, dietro, giù, rilasso. Posso coordinare la respirazione, salgo, inspiro, scendo con le spalle, espiro e rilasso il corpo. Poi ancora inspiro, espiro, ancora 2 volte. E mi fermo, ripeto al contrario, quindi dietro, su, stendo, avanti, giù, rilasso, inspiro, espiro, dietro, su, stendo, inspiro, avanti, giù, espiro. Ancora 2 volte.
Ancora un altro esercizio per le spalle. Portiamo una mano sul petto e l'altro braccio fa una semplice rotazione. Cerco di non muovere il busto in questo modo, ma rimango fermo col petto. La mano aiuta proprio a tenere fermo il petto. Potete guardarvi nello schermo per controllare se il vostro movimento è corretto. Mi raccomando, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate, schiena dritta. Faccio avanti, altrimenti prendo la ringhiera. E vedete come io stesso controllo sempre se ho la posizione completa, perché facendo la pratica il corpo tende un po' a fare quello che vuole, a meno che la nostra attenzione sia sempre sul pezzo. Ok, mi fermo, ma lascio dondolare la mano, non fermo di colpo, lascio che l'energia, l'inerzia cali e riparto al contrario. Anche qua cerco di tenere il massimo che posso il busto dritto, ruota solo il braccio, la spalla. Ok, lascio andare, lascio dondolare il braccio, lascio che si fermi da sé. Cambio, e come prima, ruoto. Cerco di tenere il petto fermo, né troppo veloce né troppo piano. Sento tutto il movimento, osservo che il mio corpo sia nella posizione corretta, schiena dritta, ginocchia leggermente piegate, piedi dritti. Ovviamente la respirazione è sempre regolare, completa. Ok, lascio andare, faccio calare l'inerzia e riparto al contrario. Cerco di non andare obliquo col braccio, ma più dritto che posso. Ok, lascio andare. E passiamo alla spina dorsale, che è il maggiore responsabile del flusso dell'energia all'interno del corpo. Iniziamo facendo una rotazione prima da un lato con il busto. In questa rotazione cerco di tenere il busto dritto, cioè scusate, il bacino dritto, ruoto solamente il busto, tengo sempre i piedi che puntano dritti, le ginocchia anche, quindi cerco di tenere fermo il bacino, ma ruoto tutto il busto. Da qua ruoto con le braccia il busto, il braccio, in questo caso questo più lontano, va a finire dietro la schiena. Il mio sguardo va nel punto più lontano, quindi ruoto, mano dietro la schiena, guardo lontano e poi scambio, ruoto dall'altra parte, una mano dietro la schiena, il mio sguardo va in quella direzione. E ancora. Quando sono al centro inspiro, espiro quando ruoto. Inspiro al centro, espiro quando piego. Mi raccomando, ruoto quanto posso con il busto senza piegare la schiena, cerco di essere dritto, ruoto quanto posso. Vedete che man mano che ruoto riesco a ruotare sempre di più la schiena e così allargo le vertebre. Più riesco ad allargare le vertebre, più l'energia fluisce verso tutto il corpo. Si dice che la spina dorsale è l'asse della vita, una centralina dove l'energia può fluire in tutto il corpo. Ancora un altro paio. Per lato 1, 2 e 2. Lentamente torno al centro, lascio fermare da solo le braccia, il busto.
Perfetto. Vedete com'è, diciamo, impegnato un po' a parlare, le miei piedi si sono un po' aperti, quindi ho lasciato andare un po' l'attenzione sulla posizione. Ok, da qua scendiamo lentamente, sempre con la spina dorsale, senza piegare il bacino, solo con la spina dorsale, ginocchia leggermente piegate, lascio andare anche le spalle, sciolgo le spalle, lascio andare il collo, sciolgo un po' le spalle in modo che si distende un po' di più la colonna vertebrale. In questo caso posso allargare leggermente le gambe, proprio leggermente, vi spiego perché. Da qua inspiro, srotolo la schiena e infine vado su anche con le mani e le stendo per bene. Ok? Da qua arrivo così, braccia ben stesse, anche le dita. Da questa è un'ispirazione, da qua inspiro, srotolo prima la schiena e poi vado su con le mani e poi di colpo espiro e lascio andare tutto il busto giù. Ok? Ecco perché avevo fatto allargare un po' le gambe in modo che le braccia possano penzolare tra le gambe. Aspetto qualche secondo e poi riparto. Inspiro, srotolo la schiena, vado su con le braccia, stendo per bene e poi espiro e lascio andare. Ancora, inspiro. Ancora, inspiro. Inspiro, su. Espiro, lascio. Inspiro, su. Espiro, rilasso. Ancora, inspiro. Espiro. Ancora, inspiro. Espiro. Ancora, inspiro. Espiro. Ultima volta, inspiro e lascio. Lentamente torno su, srotolo la schiena, torno alla posizione iniziale, faccio un bel respiro di riequilibrio e passiamo al bacino. Molto semplicemente, ritornate con la posizione base, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate, mani appena sopra il bacino e facciamo una rotazione del bacino. Cerco di tenere la testa dritta, continuiamo a respirare regolarmente. Ok, mi fermo e cambio il verso dall'altra parte. Ok, lentamente mi fermo. Passiamo giù alle gambe, alle ginocchia. Qua molto semplicemente porto i piedi uniti, mani alle ginocchia, anzi appena sopra le ginocchia, mani in orizzontale, appena sopra le ginocchia. Da qua vado giù senza sollevare i talloni, vado giù e poi torno su e stendo, spingo. Quindi quando vado giù inspiro e poi espiro mentre salgo. Inspiro. Continuate a farlo, io non posso tanto farlo sento troppo sforzo sulla caviglia che è ancora un po' debole. Scendo e drizzo.
scendo e addrizzo, scendo, mi raccomando non appoggi i talloni, addrizzo, scendo, drizzo, scendo, drizzo. Ancora, scendo, inspiro, espiro, salgo, scendo, espiro, ok, basta, sono la caviglia, mi mando a quel paese, continuo ancora un paio di volte, giù, su, una, giù, su, due, ok, rimango qua così, lentamente risrotolo la schiena, mai fare movimenti bruschi, tutto deve essere osservato, fatto lentamente, ok, da qua porto tutto il peso su una gamba, quindi sento proprio il mio peso che va su una gamba, su un piede e quasi automaticamente l'altro si libera e quasi che si solleva. Alzo il ginocchio del piede libero ovviamente, inizio a fare una rotazione sia del ginocchio e sia della caviglia, quindi la caviglia ruota, il ginocchio anche. Ok, lo faccio vedere anche lateralmente. Continuo, ruoto, ruoto, ruoto. Se avete messo correttamente il peso sulla gamba non dovreste avere problemi di equilibrio. Ok, mi fermo e cambio il verso. Respiro regolarmente, io scendo perché la caviglia deve ancora riprendersi del tutto, continuo a ruotare, ruoto, 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 ok, e lentamente scendo e riappoggio i piedi uniti, sposto tutto il peso sull'altra gamba, l'altra si libera, sento tutto il peso su una gamba, l'altra lentamente si alza e ruoto, prima verso l'esterno, insieme alla caviglia, il mio respiro è regolare, mi fermo e ruoto dall'altra parte, e lentamente scendo. Ok, abbiamo finito col nostro esercizio di stretching, abbiamo un po' coinvolto tutto il corpo, abbiamo riaperto le articolazioni, molto importante per chi segue per le prime volte, molto importante questa fase perché aprire le articolazioni, che sono delle specie di finestre, no? dove l'energia può passare da un punto all'altro del corpo, più queste sono aperte più l'energia fluisce meglio e più percepiamo proprio più energia, abbiamo più energia a disposizione. L'energia non si stagna in alcune parti del corpo piuttosto che in altre. Quindi, una volta fatto questo, abbiamo preparato il nostro corpo, adesso possiamo fare dei movimenti per allineare l'energia, allineare il corpo. Questa serie di movimenti si chiama Badua Jin, nella versione del maestro del tempio Shaolin della Germania, Xianji. Partiamo col primo movimento, qua ce li ho segnati per non dimenticarmeli. Ok, posizione di base, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate, schiena dritta, spalle dritte. Da qua inspiro, 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 ruoto i palmi, inspiro, continuo a inspirare fino su. Ok, fino a questa posizione. Come prima
le dita che diciamo si incontrano ma non si toccano, i palmi sono verso l'alto, le mani non del tutto distese. Quindi ve lo ripeto, da qua inspiro, trattengo un attimo, il mio sguardo è verso le mani, su, e poi ruoto le mani, ruoto fino a portare i polsi che si incontrano, porto i palmi verso il basso e espiro. Ok. Allargo le mie gambe a ponte. Questa volta avete il permesso di tenere i piedi, diciamo, non dritti ma leggermente aperti. Ok, questa posizione va benissimo. Da qua una mano con un gomito leggermente alto, diciamo a 45 gradi, ok, col pugno a fianco alla spalla, l'altro braccio teso in avanti, il mio sguardo è verso la mano lontana. Potete tenere la mano o in questo modo, o in questo modo, o in questo modo, ok? Da qua la mano lontana va verso il centro, ruota, il mio sguardo segue la mano. Nel frattempo che ruoto, questa mano si apre, l'altra mano si apre, come se si prepara a ricevere l'altra. Quando l'altra mano arriva dalla parte opposta, si scambiano come se volessi caricare una freccia. Quindi si scambia, una si ritira e si chiude a pugno e l'altra si apre verso l'esterno, e ho scambiato la mia posizione. Le gambe rimangono ferme in questa posizione. E quindi ripeto, vado verso il centro, l'altra mano si apre, si prepara, quando arrivo dall'altra parte scambio. E ancora. Serve massima presenza per coordinare le due mani. Mi raccomando, il gomito è abbastanza alto, non troppo alto, diciamo medio. Okay, immaginate che questo sia dritto, 45 gradi, 90 gradi, 45. L'altra mano l'altro braccio è dritto, vado, nel frattempo che una mano ruota l'altra si prepara, ruoto anche un po' il busto e scambio. E ancora. Vado, 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 vado e scambio. Ancora. Potete fare pausa e ripetere questo movimento perché finché non lo fate come lo avete visto, come ve l'ho spiegato, come lo vedete fare da me. Quando arrivo in questa posizione o comunque mentre faccio il movimento, controllate sempre che la schiena rimanga dritta, le gambe piegate, perché il resto del corpo tende a fare quello che vuole se non date il giusto input, la giusta attenzione. Ancora una volta per braccio, 1, 2. Ok, lentamente rilasciate le braccia, tornate al centro, inspiro, riequilibro l'energia, espiro. Passiamo al prossimo movimento. Partiamo
posizione di base, dovreste impararla adesso. Da qua inspiro e mi fermo al petto. Da qua una mano va su e l'altra va giù. Ed espiro. Ok, stendo per bene entrambe le mani, una che punta verso il basso, l'altra col palmo verso l'alto. Il mio sguardo, la mia testa è rivolta alla mano alta. Sento tirare tutta questa parte e anche l'altra mano che è tesa. Rimango ancora qualche secondo. Da qua ruoto la mano, porto il palmo verso il basso, inspiro e ricongiungo le mani come prima, scambio, espiro, scambio le mie mani. Hello, now I'm with the bull. Where are you? Sguardo verso sopra. Ruoto entrambe le mani, inspiro, espiro, le porto entrambe giù. Prossimo movimento, solita posizione, alzo una mano e faccio un cerchio e vado a ruotare il busto in questo modo, come se volessi, diciamo, portare al contrario le braccia. Quindi qua, mi raccomando, cerco di tenere il bacino dritto, ruoto solo il busto, rimango in questa posizione, anzi l'altra mano, la mano lontana va dietro la schiena come prima, ne rimango. Ancora qualche secondo. Da qua la mano che è tesa, questa, si riapre mentre ruoto il busto, lo riporto dritto, l'altra inizia a seguirla, arrivo qua che sono insieme le braccia, continuo la rotazione e vado dall'altra parte. Mi raccomando a tenere il bacino dritto, i piedi anche, ruoto più che posso il busto, rimango in questa posizione, una mano va dietro la schiena, raddrizzo la schiena, non tendo a piegarla, ma cerco di tenerla dritta. E poi ruoto lentamente, inspiro, espiro. Ok. Gambe a ponte come prima, da qua inspiro, espiro e porto le mani sulle ginocchia, ok? Da qua porto il busto verso un ginocchio, anzi vado dall'altro ginocchio, porto il busto verso il ginocchio e mentre porto il mio busto verso il ginocchio l'altra gamba si stende in questo modo, quindi da qua vado, nel frattempo l'altra si stende fino a che arrivo in questa posizione, ovvero il piede punta in diagonale di là, quindi non è né dritto né verso di là ma in diagonale, quindi da qua e porto il mio mento quasi sul ginocchio, da qua continuo ad andare giù col busto e quindi vado verso giù e verso il centro. Mentre vado verso il centro ovviamente l'altra gamba si ripiega, quindi torno al ponte iniziale mentre sono giù e vado anche dall'altro ginocchio. E cosa succede mentre vado verso l'altro ginocchio? L'altra gamba si stende, il piede punta in diagonale alla fine. Quando arrivo all'altro ginocchio alzo il mio busto e ruoto il mio busto verso dietro guardando in quella direzione, quindi arrivo qua, alzo il busto e guardo di là. Lentamente riscendo, sempre lo stesso ginocchio, vado giù verso il centro, riaddrizzo le gambe, entrambe piegate, vado all'altro ginocchio
quindi l'altra gamba si stende, piedi in diagonale, salgo col busto e vado di là. Sento l'apertura delle gambe, rientro un po' nel tappetino. Ok, ritorno al ginocchio, vado giù verso il centro, riaddrizzo le gambe, ritorno su lentamente col busto, da qua una gamba alla volta, inspiro, espiro. Fantastico. Sesto movimento. Ok, devo farmi un po' più avanti. Inspiro, mani su e poi le porto dietro la schiena, ok? Da qua molto lentamente faccio prima un leggero piegamento in avanti e poi vado dietro con la schiena quanto posso, senza esagerare. Se sentite qualche disturbo, qualche cosa alla testa o alla schiena, vi potete fermare, altrimenti scendete anche con la testa, guardate le vostre spalle senza esagerare e lentamente risalite e andate in avanti. Piegate leggermente le ginocchia, andate giù con la schiena, giù, quanto potete. Da qua scendete con le mani lungo le gambe e risalite sempre con le mani e le riportate dietro la schiena e risalite lentamente, risalite, srotolate, la riportate di nuovo all'indietro. Lentamente risalite e andate in avanti come prima, piegate leggermente le ginocchia, andate giù, scendete con le braccia lungo le gambe, i piedi, e risalite verso l'interno, risalite con la schiena, un bel respiro, riequilibriamo. Ok, molto importante, molto forte questo esercizio, sentite come la schiena si è allargata, si è liberata una grande quantità di energia, la potete sentire fluire nel corpo. Ok, questo è uno dei miei movimenti preferiti, insieme a quello della freccia. Gambe a ponte che rimangono in tutto il movimento, ok? Faccio una bella ispirazione, mani che partono incrociate, vanno su, espiro e porto i pugni ai fianchi, quindi giù ai fianchi, ok? Mi raccomando, petto aperto, non troppo rigido però, spalle aperte, non troppo rigide, schiena dritta, non troppo rigida. Da qua parte un pugno in avanti, senza andare in avanti anche col busto, quindi il busto rimane dritto, parte un pugno in avanti. Allora, inizialmente il mio palmo è verso l'alto, no? Il pugno è verso l'alto, mentre vado avanti diventa laterale verso il centro e poi verso il basso quando sono dritto. Braccio dritto, ok? Rimango qualche secondo così, poi da qua, lo faccio vedere di lato, da qua fletto il polso, quindi vado giù col pugno, fletto il polso, accenno lievemente un piegamento anche del gomito, come se creo un'onda e poi apro. Quindi creo l'onda e spingo, aprendo il palmo con le dita che puntano dall'altra parte. Ok, da qua, fletto, creo l'onda e apro. Stendo per bene il braccio, anche la mano, il polso. Da qua ruoto come prima, ricordate, fino al mignolo verso l'alto,
Quando il mignolo arriva verso l'alto non posso più ruotare, chiudo il pugno e ritiro. Ok? Ritiro, ritiro, ritiro. Quando arrivo alla posizione di partenza, parte l'alto. Ok? Pugno, palmo dall'alto, laterale, basso. Ok? Come prima, fletto il polso, accenno lievemente un piegamento del gomito, creo l'onda e apro. Nel frattempo ricordatevi di avere la schiena dritta. Ok? Ruoto, 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 il mignolo va verso l'alto, chiudo a pugno e ritiro. Ok, torno al centro. Da qua, come prima, stavolta ai lati, ovvero apro verso il lato, il mio sguardo segue sempre la mano che va lontano, come prima porto il pugno dritto col palmo verso il basso, braccio dritto 90 gradi col busto, schiena dritta, come prima fletto il polso, piego leggermente, proprio leggermente il gomito, creo l'onda e stendo. Rimango qualche secondo, ruoto la mano, ruoto, 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 mignolo verso l'alto, chiudo il pugno e ritiro. Quando la mano ritorna al fianco, cambio il mio sguardo, lo porto dall'altra mano che parte, prima il pugno è verso l'alto, poi laterale e poi è verso il basso. Ok, controllo che la mia posizione sia esatta, schiena dritta, fletto il polso, creo l'onda e apro. Ruoto la mano, ruoto, 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 mignolo verso l'alto, chiudo e ritiro. Lo ripetiamo con entrambe le mani contemporaneamente, prima davanti e poi ai lati, quindi partono i pugni, ok, fletto e apro. Ruoto, ruoto, ruoto come prima, mignoli verso l'alto, chiudo e ritiro. Ok, faccio lo stesso ai lati, parto, pugno verso l'alto, pugno laterale, pugno verso il basso. Fletto il polso, creo l'onda e stendo per bene le braccia, anche le dita, i polsi. Da qua ruoto, 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 mignoli verso l'alto, chiudo e ritiro lentamente. Da qua scendo, cioè torno al centro, inspiro, espiro, riequilibrio la mia energia. Fantastico. Siamo all'ultimo movimento, che più che un movimento è uno scioglimento. Ok, posizione di base, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate, schiena dritta. Da qua inspiro e stendo le gambe, alzo un po' i talloni, allungo la schiena verso l'alto, il mio sguardo è su, quindi irrigidisco tutto il corpo, cerco di allungarlo più che posso verso l'alto. Mentre faccio questo inspiro, quindi, e poi di colpo espiro rilassando tutto il corpo, riappoggiando i talloni in questo modo. Ok? Ovviamente lo ripeto, inspiro, allungo, alzo i talloni, distendo le gambe, allungo la schiena, guardo in alto, apro il petto e poi espiro, rilasso tutto.
e ancora. Inspiro. Espiro. Ancora, inspiro. Allungo e rilasso. Ancora, in. E per l'ultima volta inspiro. Espiro. Osservo tutte le sensazioni nel mio corpo. Mi accorgo dell'energia che si è liberata, che si è sprigionata, che fluisce all'interno del corpo, ma una maggiore leggerezza, freschezza, anche a livello mentale, una tranquillità. Porto lentamente i piedi uniti, mani che vanno su, inspiro, chiudo le mani in preghiera, le porto davanti al petto, espirando, e un inchino. E grazie. Eccoci qua. Ecco, questa è la nostra pratica di Qigong. Ovviamente ogni volta propongo delle variazioni, degli esercizi diversi. A volte cambio il set dello stretching, a volte cambio il set dei movimenti, a volte cambio il set delle respirazioni. C'è un po' un mix. Chi lo fa da qualche mese ha un po' visto tutte le variazioni, ma cerco di introdurne sempre di nuove perché anch'io sono in, come dice, sto imparo sempre di più. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito, scusate per aver portato in ritardo la registrazione, ma ahimè avevo dimenticato di registrare mentre facevo la pratica in live, quindi questo è esattamente quello che è successo nella pratica di sabato. Io vi auguro una buona giornata o una buona serata, dipende da quando state vedendo il video. Un saluto, emanate luce, emanate benedizione, scegliete sempre la pace in ogni istante. Namaste.